Abbiamo iniziato la registrazione. Ciao Monica, siamo qui con Cornelia. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mi si mostra in mezzo al lago con il salvagente, però mi fa vedere che il suo sguardo sta andando oltre, verso il paese che c'è vicino, vorrebbe visitarlo, vorrebbe scoprirlo. Che senso? Come se si riconoscesse in una situazione di difficoltà, per certi aspetti di emergenza. Infatti ha il salvagente, il classico bianco e rosso, però allo stesso tempo è come proiettata verso un'altra realtà, verso nuove scoperte. Ti dà l'autorizzazione, sì. Sì, la vedo anche abbastanza tranquilla all'interno del salvagente e mi fa un cenno di sì con la testa. Vibrazione. È una seconda sessione questa. Circa 17 miliardi. Consapevolezza. 166. PS. 57. Vite. 919. E capacità medianiche, ovvero percentuali di cervello. 9.1.2. Ok. Domanda diretta alla PS, realizzatrice dell'ologramma gioco. Subito, questa è una seconda sessione per Cornelia. Perché? Cosa siamo qua a fare riuniti in preghiera? Scherzo ovviamente, perché sennò poi qualcuno ci Sì, pensa. non tanto scherzi, Mm. perché comunque lei ha di nuovo un progetto in cui c'è il concetto della preghiera, anche se lei si è sgrossata di tutto, liberata di tutto, è come se fosse rimasta una sorta di matrice legata a tutta la sua formazione educativa, no? La chiamerei così, familiare, legata proprio al concetto anche di pietà e di sacrificio. E quindi nel momento in cui andiamo a ripulire da questo, lei è pronta per spiccare il volo, diciamo. Come si chiama il nuovo progetto di Cornelia? A lei viene ora et labora, che in latino poi prega e lavora. Nel suo caso non c'è più la preghiera come era intesa prima, quindi tutto il legame con santi e varie entità religiose cattoliche, però è rimasto questo concetto di fatica, di sacrificio e di mettere da parte le sue esigenze a favore di altri. Questo lo vedo sia nell'ambito lavorativo, e infatti adesso l'inizia a stare stretto, questa eccessiva dedizione agli altri perché le sottrae energia, sia anche però nell'ambito familiare e personale, di amicizie. È sempre un mettersi un po' ai margini, se stessa, le cose in cui crede e chi è lei, per lasciare un po' più spazio e comprensione all'altro. Ma vedo che tutto questo sta scricchiolando, sta vacillando, lei lo sta vedendo e
assolutamente vuole liberarsene. Entità eteriche. Allora, c'è un serpente e c'è un uovo che si sta schiudendo e all'interno contiene un piccolo falconiforme e un EDL. Basta. Mentali. Pietà. Se mi dici perché, Monica, ti perdono, ma Signore, pietà, Cristo, pietà. In un certo senso sì, come ti dicevo, qualche residuo di quella matrice lì è rimasto. Questo concetto di pietà che spesso è appunto invocato in certi ambiti religiosi, è come se avesse lasciato qualche traccia in lei, per cui lei tende molto ad avere quella compassione che però la fa rimanere in basse frequenze. Quindi la Cioè, pietas. sì, lei può fare un passaggio, e già lo sta facendo, dalla pietà alla, eh, diciamo, empatia-compassione, in modo da alzare le frequenze, sia per lei, sia per chi riceve questo tipo di sentimento. Però in questo momento lei è in questa pietà a basse frequenze per sé e per chi la riceve. Per cui lei tende sempre a voler comprendere e a mettersi nei panni dell'altro, però poi sentendo se stessa in difetto e magari valorizzando l'altro e dando più spazio all'altro. Eh, Come ti dico, queste cose lei sta proprio iniziando a vederle tanto, solo che non sa come definitivamente scrollarsele di dosso. Che livello è pietas? Tra il 2 e il 3. Ha degli impianti? Secondo me sì. Dove? È come se ci fosse un cerotto sulla bocca, eh, però è alternato, non è costante, e le mani legate dietro la schiena. Non faccio, non dico. E le caviglie, no? Proprio come sai, un ostaggio tipo, seduta, legata, imbavagliata. Mhm. Chi gliel'ha Non messi? faccio, non dico. Chi gliel'ha messi? Rettile. Mhm. E basta. Sì, ed è come mantenerla anche un po' legata, sai, a delle immagini proprio cattoliche di abnegazione, no? Di sacrificio, Va bene, cinema. 2 figli. sì, entrano un po' spintonandosi, un po' scherzosamente e allo stesso tempo provocandosi a vicenda. Dai che la mamma poi si arrabbia, si siedono. Mm. Sono un po' scombinati, un po' spettinati, un po', sai, quando si sono spintonati, vestiti un po' fuori dai pantaloni, no? La maglietta fuori, così. E li vedo molto simpatici, anche se fanno un po' di confusione. Marito. Praticamente tiene la testa bassa e quindi deve alzare un po' gli occhi, no? Per vedere, però ha la testa abbassata. Diciamo il mento verso lo sterno. Cioè? E non guarda dritto negli occhi. Vergogna. È in difficoltà, sì. Ehm, è come se sapesse che qui cadono tutti i veli
e allora è un po' a disagio. Si è messi a nudo. Sì, Viene. sì, sì. Ehm, il fratello con tutta la sua famiglia, tutti i cini. C'è una certa riluttanza, è come se fossero un po' spaccati a metà, Vabbè, perché c'è una chi entra parte di entra, chi loro. fuori fuori, non mi interessa convincere nessuno. No, no, loro vengono, ma non so come spiegarti, interiormente combattuti. Amica italiana, amica spagnola. L'amica spagnola mi arriva, sai, a passo veloce, spedito, quasi fosse su una passerella. Quelle modelle che hanno quell'incedere Mhm. molto convinto. Ecco, così mi arriva. E l'italiana? No, al contrario, l'esatto opposto. Lenta, trascinata, ci mette una vita, no? Come se fosse la stessa passerella e fossero cambiate anche le luci di illuminazione, no? Mentre prima per l'amica spagnola i fari puntati su di lei per illuminare la sfilata, qua i fari si sono spenti e lei cammina con gran lentezza, come se le pesassero le gambe. E Cornelia, anche tua mamma, no? Viva. Mamma. Ah, sì, mm, con questo senso un po' di, non so, di forte responsabilità, non so come dirti, di sacrificio di una vita, anche un po', eh, sai, una volta si poteva dire timorata di Dio, no? Un po' così, un po' dimessa, così. Papà non c'è più. Non c'è più. Ok. Portale Aureo. Abbiamo già fatto una pulizia. Papà non c'è più, se lo chiamiamo. Sì, 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 ma proviamo. Cioè, è mancato, no? Giusto? Sì. Allora, com'è? Quello che io vedo è che il papà è come se fosse adesso tranquillo dove sta all'interno del portale aureo, come se ha già avuto un dialogo risolutivo con la propria figlia, un contatto che ha creato una connessione fra i due. Al contrario, lo zio è come se ehm, fosse stato considerato un pochettino meno. Allora, pur essendo anche lui nel portale aureo, è come se si affacciasse dal portale aureo. Nonna paterna, quindi sua madre. Come se una cosa avvenuta anticamente, come se il processo fosse già molto avanzato. Ehm, e in una buona situazione così di superamento del corpo e di tutte le vicende della vita. Ma si presenta o no? Ehm, Cioè, è già andata con è già, i sì, sì, Mm. ed è come se fosse ben avviato questo processo proprio, ehm, pronto appunto per la vita successiva, che poi in realtà sono contemporanee, ok? Mm. Però per il momento che stiamo guardando noi è come se fosse la successiva, cioè già Zi- pronta, già ben spogliata di tutto. Zio schizofrenico.
Anche lo zio era andato nel portale aureo, però è come se fosse quello che sporge la testa fuori dal portale aureo. Come se volesse creare un gancio in più, un dialogo in più, ecco, con Cornelia. Mamma dell'amica è spagnola o italiana? Spagnola. Spagnola, ok. Mamma dell'amica spagnola. Con le mani in testa, quasi disperata. Può darsi Perché è anche che le mancata? facesse un po' male la testa, abbia avuto appunto dei problemi che riguardassero la testa, perché la vedo proprio che si tiene le mani strette intorno alla testa. Anche se in parte mi sembra quasi un gesto di oddio, cosa ho fatto? Cosa Perché è non ho mancata? capito? Perché è mancata? Beh, ti faccio alcune domande. Ha mangiato la pizza? C'era No. l'ora legale? Era l'ora legale? Aspetta, aiutami, aspetta, l'ultimo mi ha fatto morire. Aspetta. Il vapore di non so che cosa. La pentola ha fatto il Pressione. vapore? Attenta, troppo vapore può creare grossi problemi. Ah, Eh, tac. Ehm, ha fatto tardi? Mancata ma perché ha fatto tardi? un gelato troppo freddo? Un gelato troppo freddo? Ha sudato troppo? Nessuno le ha messo la mano qua? Sei sudata, puoi morire. O si è cinivaccata con un siero sperimentale igienico pieno di merda, firmando a casa un foglio senza neanche leggerlo. Eh, Infatti vedi, si mette proprio la testa fra le mani, come dire, cosa ho combinato? Com'è che non me ne sono accorta di quello che stavo facendo, di quello che stavo scegliendo? Perché sono sempre scelte. Inquadratura nel cinema all'amica spagnola. Vedo che si tocca i capelli con le mani un po' nervosamente, come se si li arricciasse, no? Con il dito. Ma l'amica spagnola, Cornelia, si è sciottata, sì. Eh sì, c'è Next, questa condivisione. la prossima è lei? No, io al momento no, perché è come se lei fosse molto, molto, molto convinta di ogni cosa che dice, di ogni cosa che fa. Ed è come se fosse una sorta di forza che la potrebbe tenere in vita, non so come dirti, al di là di ogni anche eventuale cedimento del corpo. Per un po' lei è su questa strada qui, di estrema convinzione. Beh, comunico con la sua PS. Se è così convinta, ha deciso di fare in maniera convinta questa esperienza, che quindi la compia fino in fondo, convintamente. Alla fine è solo un'esperienza scelta, eh? Non è una questione di istruzione, non è una questione di titoli di studio, non è una questione di niente, di età, di niente. Ci sono vecchiette che hanno detto a priori no e hanno continuato a dire no, combattendo tutti i giorni con tutti, figli, nipoti, rompicazzo, vicine, e hanno detto no, non ha senso, non mi serve, fatevelo voi. E ci sono vecchiette che invece l'hanno fatto subito, che non si sono messe contro nessuno, quindi non è una questione di età. Non è una questione di consapevolezza neanche. Conosco gente che non è per niente consapevole e l'ha trovata una roba assurda. E ha detto no, fatevelo voi. Iniettati quello che vuoi, io no. Quindi sono scelte. Perché la spagnola non finisce subito questa esperienza? Convinta, lei è convinta, la faccia fino in fondo, convinta.
Allora, lei mi fa il segno 2, non so se vuol dire che ha fatto due Due dosi, sciottini. esatto, due sciottini, o magari ne ha fatti 3, però in realtà sono 2. Uno era un fake, era un placebo. Sì, perché mi fa segno 2, come se in qualche modo, in base a quello che mi dice lei unitamente alla sua PS, ehm, potesse in molte persone costituire una differenza, il 2 dal 3. Poi per alcune persone è fatale anche una sola, però vedo per una certa fascia c'è una differenza, come se fosse proprio una sorta di salto, passare dal 2 dal secondo al terzo sciottino. Va bene, portale aureo per la mamma dell'amica, ci va? La mamma dell'amica ci va, sì, si gira verso la propria figlia. Un giorno capirai, attraverso il tuo corpo capirai, dice. Beh, prima di mandarla andiamo a quel giorno, vediamo. Quando l'amica spagnola comprenderà. Cosa? Come? Quando? Mi fa vedere che è come lei lo capirà un po' con gradualità, come se iniziasse a sentire che il suo corpo non risponde più come lei era abituata a vedere il proprio corpo rispondere. Inizierà a vedere come dei cedimenti, come Mhm. delle diminuzioni di performance da vari punti di vista. Andiamo avanti. Fatica. Quando? Dunque, cioè lei potrebbe adesso attualmente avere intorno ai 40 anni, 37-40. 50. Allora ti dico che lei, secondo me, è geneticamente più giovane, però, eh. Mhm. Mm. E questo è già un buon vantaggio, ok? Cioè geneticamente, secondo me, lei 10 anni ha questo vantaggio qui, di questi 10 anni. Però poi è come se nel tempo questo vantaggio di 10 anni si contraesse mano a mano, e lei stessa si rende conto che se sempre si era sentita questi 10 anni in meno, poi diventa che si sente 8 anni in meno, no? Poi 5, eccetera, eccetera, finché inizia a sentirsene di più. Però lei individualmente come persona ha questo vantaggio di giovinezza cellulare sua, però. Ok, tra quanti anni inizierà ad avere alcuni colpi persi? E di cui lei si rende conto tra i 5 e i 7 anni, fra 5 e 7 anni. Vabbè, è il suo percorso comunque, non quello di Cornelia. Noi siamo qui con Cornelia, chiudiamo il portale aureo e stop. Mm. E lo zio è come se le mandasse eh, una specie di cerchi di fumo. Li invia a Cornelia. Che assomigliano un po' alla forma del salvagente che abbiam visto all'inizio. Però è come se glieli facesse vedere da un punto di vista energetico, come a fargli vedere che la salvezza viene dall'energia, non dalla materia. Vabbè, lo ringraziamo e lo salutiamo. Rapidissimamente, problemi fisici, causa esoterica, tiroidite.
e ha inghiottito diversi bocconi amari e ha molto sacrificato la sua femminilità. Menopausa precoce. Questo di aver messo molto da parte la sua femminilità, io non la vedo in menopausa comunque. Cioè è come se fosse una sorta di sospensione. Ogni volta che viene ferita la sua femminilità ne risente il suo ciclo mestruale. Infatti credo che lei non abbia di nuovo un'interruzione del ciclo da quando ha associato i tradimenti, le infedeltà del marito. Lipomi. E questi alla schiena è come se fossero un effetto collaterale del tenere le mani legate dietro la schiena. Quindi hai presente, si avvicinano molto le scapole, la posizione della schiena non è rilassata. Funghi. Questo appunto da sempre praticamente è come me lo dà proprio da un punto di vista eterico, lei che cammina a piedi nudi, senza protezione, anche a terra dove è sporco, dove bisognerebbe indossare per forza le scarpe, quindi non sto parlando della natura, proprio perché si sente in qualche modo in una condizione di carenza e allora è senza le scarpe. Lipomi, questo? No, i funghi Unghie. alle dita dei piedi. Quindi unghie è uguale. Sì. Pallina rossa in volto. Allora, di questo non mi dà una specifica causa esoterica, se non che mi fa vedere questo cerotto che ha sulla bocca, che a volte che è bello lungo e che a volte viene strappato violentemente. Questo mi dà, è riattaccato, è strappato e riattaccato. Calo della vista. È come se a volte quando è dentro questa acqua del lago, a volte scende più giù e quando scende più giù l'acqua le entra negli occhi. Ed è semplicemente un invito a vedere tutto con chiarezza senza nessun timore, con la fiducia che lei ce la farà. Attenzione, artrosi alle mani. Eh, Mm. eh. Andiamo avanti ancora un po', dai. Mhm. Lei ha fatto per diverso tempo un lavoro di pietà e l'ha svolto spesso anche proprio con le mani, in cui di fatto si metteva a disposizione fisicamente e moralmente per altri. Sacrificando molto, 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 molto se stessa, accantonando molto anche quelli che potevano essere i suoi desideri, i suoi slanci. E vedo che come se le mani in un certo senso iniziassero mm, a non sopportare più questa cosa. Queste mani hanno bisogno di essere adoperate per se stessa. Molto interessante. Va bene. Le persone fanno queste sessioni di ipnosi esoterica per capire alcune cose. Capiscono che questo è un gioco, che è un gioco inesistente, eccetera. In questo gioco però si vive, si soffre, si deve mangiare, ci si deve vestire, ci si deve riscaldare, ci si deve proteggere dagli agenti atmosferici, avere una casa. E tutto questo si fa con un'energia che si chiama denaro. Cornelia è nata in una famiglia semplice e ancora oggi ha problemi di denaro. Secondo me questo è il punto, non è l'amica spagnola. L'amica spagnola può anche andare a farsi un giro. Causa esoterica. Queste cose le abbiamo analizzate già in mille modi, tare familiari, fatture, pipì e pipà.
Siamo alla seconda sessione. Lavoro, che non è quello ideale, che è sempre in condizioni di bassa frequenza, e scarsezza economica. Io vedo delle cose che si stanno invece notevolmente muovendo, Mhm. anche perché il suo retaggio appunto familiare, culturale, era veramente determinante in questo senso. Quasi che fosse giusto stare, non dico nella povertà, ma nello stretto necessario, non nella ricchezza. Perché in fin dei conti è così che la religione cattolica ci vorrebbe, noi poveri, loro ricchi, per carità, eh. Mhm. Sia mai il contrario, no? Certo che no. E quindi i genitori hanno proprio incarnato questo modello, ecco, e gliel'hanno trasmesso molto. Mm. Quindi lei, anche se adesso, grazie all'ultima sessione che ha fatto e grazie anche a un suo lavoro che aveva già iniziato prima, è riuscita a togliere il grosso. È come se ci fossero ancora degli agganci a questa cultura qui di privazione e di mm, avere il poco, ecco, quello che ti permette la sussistenza. Mhm. Infatti mi fa vedere queste immagini di queste sia santi uomini che donne vestiti in maniera così molto umile, che mangiano anche cose così molto semplici, neanche tutti i pasti. Mhm. Però è Entità come se mentale collettiva? ehm, sì, ehm, e se vogliamo analizzarla nel macro è carenza. Ehm, Se poi bisogna, diciamo così, vederla da un punto di vista più religioso, è proprio il sacrificio e la povertà, come visti come valori. Mhm. Mm. Invece il denaro visto come un qualcosa di disprezzabile, Mhm. da evitare, no? Che corrompe. Possono sembrare ancora dei concetti molto vecchi, superati, e invece per molti di noi sono radicati. Come si chiama questa entità mentale collettiva? È collegata a Cornelia, a questa entità? Scarsità e colpa. Collettive. Sì. Come le vedi? Come sono fatte? Come delle corde, in questo caso, ehm, che vanno a stringere, mh, come nel caso di Cornelia, per esempio, lei è stretta alle caviglie e stretta dietro ai polsi, che sono legati dietro alla schiena. Quindi vedo che altre persone invece sono strette in vita, strette al collo. Quindi questa situazione di compressione, di privazione anche quasi dell'aria. Causa esoterica del non trovare il lavoro ideale. Posso dire quegli ambienti in cui non vuoi, ok, lei infermiera non vuole lavorare nelle case di cura e le offrono, trova solo quello. Lei vorrebbe più un part-time, qualcosa di più dinamico, di più segretariato. Um, C'è un qualcosa quasi che me la riporta verso. Allora, dunque, come se lei avesse poi l'occasione, diverse strade, no? Una di queste è quella tipo di approfondire con degli studi un certo tipo di settore che è quello
di ragazzi, quindi non più con gli anziani, ma stare con i ragazzi, e mi fa vedere una sorta anche di recupero fisico per dei ragazzi tipo che hanno avuto degli incidenti, cose simili. Mhm. Mm. Quindi proprio cambiare settore. Sempre, ovviamente, il ruolo è quello, ehm, ma è un contributo che lei riesce a dare diverso, perché mentre nell'anziano è come se vedesse sempre questa luce piccola, bassa, che si spegne sempre di più, con i ragazzi invece vede una luce bassa che è data dalle basse frequenze perché in quel momento il ragazzo magari è infortunato, è impedito, e poi mano a mano vede e aiuta questa luce ad aumentare, a crescere, perché mano a mano il ragazzo recupera. E quindi un maggior senso di realizzazione di Cornelia, anche perché sai che Cornelia era proprio questa donna antica romana, famosa, no? Con questa sua affermazione, ec ornamenta, che significa questi sono i miei gioielli. Mm. E lei non si riferiva ai gioielli intesi come bracciali, collane, si riferiva ai propri figli. E infatti per Cornelia, la nostra Cornelia qui adesso, i figli sono essenziali, però in generale vedo i ragazzi essenziali per lei. Sono proprio dei gioielli, davvero, di grande valore per lei. Quindi lavorare con dei giovani le apporterebbe nuova energia. Ed è come se questa nuova energia che si innesca dentro di lei, perché è uno scambio, lei dà energia, riceve energia da questi ragazzi, e questa energia di fatto si traduce in energia anche di denaro. È per questo che, vabbè, lo possiamo anche dire che Cornelia non si chiama davvero così, è questo qua il nome che hai voluto scegliere tu, Monica, per chiamare la nostra amica. Mm. Non diciamo come si chiama davvero, ma l'hai vista come una Cornelia, come una donna molto legata ai giovani e ai suoi figli, in questo caso, ai suoi gioielli. Esatto. Ok, sospendiamo un attimo il concetto principale di questa sessione, il denaro, la povertà, il lavoro, e uniamolo a un altro concetto molto interessante, secondo me collegato, gli oggetti spariti. C'è una pentola ed altri oggetti, ma soprattutto una pentola scomparsa, lei se ne ricorda perfettamente. Dopo che viene a trovarla la madre e se ne va senza la pentola è scomparsa anni fa. L'ha cercata in tutti i modi, non esiste più la pentola. Ora, chi se ne frega della pentola, ma ci sono alcune teorie mie, secondo le quali l'oggetto sparito serve, rimane nella nostra testa, perché appartiene a una linea temporale in cui c'era l'oggetto e noi abbiamo switchato in un'altra linea temporale. Quindi c'è un grande odore di cambiamenti. Mm. Ecco perché mi incazzo davanti ai registri acasici, alla tara familiare, a questo è il mio destino e anche al progetto stesso scelto dalla PS. Tutto è nelle nostre mani. È così per Sì, è così. Cornelia? È così, infatti, c'era quella linea temporale in cui lei aveva questa padella, io la vedo molto grande, e in questa linea temporale di cui lei conserva come ricordo solo la padella, io l'ho vista essere inserita all'interno di un'altra famiglia, in cui oltre a esserci i suoi due ragazzi, c'erano anche i figli del compagno, e pertanto una famiglia più numerosa che necessitava di questa padella. Mhm. Ed è come appunto se lei si fosse ricordata solo della padella, ma questa padella serve proprio ehm, a curiosare in quella linea temporale lì, in cui lei sta con un'altra persona e con Ok, i rispettivi figli di questa come si persona. chiama questa nuova linea temporale? Dove porta? Questa me la dà proprio come Big Family, dove vedo lei, non so, molto allegra. Allora, si deve dare molto da fare perché effettivamente ce n'è parecchio da fare, però è come se lei avesse ritrovato la se stessa
nascosta, quindi quella che ha voglia di scherzare, di giocare e di creare sempre nuove situazioni, di improvvisare anche molto. E si scoprirebbe grande organizzatrice in tutto questo caos di ragazzi. Si scoprirebbe che riesce a coordinare bene le attività e le personalità di tutti quanti. Big family. Ma sai che non ho capito, questa attuale è una big family? E questa linea temporale che stiamo andando a sbirciare, quella della padellona. Quella quella vecchia, quindi, quella Sì, abbandonata. E sì. questa attuale? La padella Mm. non serve più. Allora, mi viene fuori la parola standard. Mi fa vedere come di fatto ci sia una sorta di linea piatta, come un elettroencefalogramma un po' piatto in un certo senso, che la portata, non so come spiegarti, ad accettare non so, tanti compromessi, tante scontentezze, tante infelicità. E anche nel momento in cui ha ritrovato un po' più di intimità con il marito, poi di nuovo è ripiombata nell'infelicità perché ha scoperto che c'era un'infedeltà. Ok. Ci sono nuove linee temporali in arrivo? Se lei vuole, sì. E sì, 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 dove vedo appunto molto interesse e concentrazione per lavoro e per figli. E dopo un po' così anche la fiamma. La fiamma è il marito? No. O può diventare il marito? E per come lo vedo io no. Però io gliel'ho già anticipato. Mhm. Ok, quindi oggetti spariti sono collegati, almeno in questo caso, a linee temporali diverse. Sì, perché era è un modo per la PS di stimolarla, per farle comprendere che esistono davvero delle concrete altre alternative. Prendiamo la nostra amica Cornelia come un esempio. Quante Cornelie esistono in giro? Allora, di fatto infinite, però ce ne sono alcune un po' più attigue, diciamo un po' più vicine, Mm, più plausibili, chiamiamo mm. così? Mm? Cioè, quella della pentola, che però era una pentola, non era una padella, però quella della pentola c'è, e là che Sì, 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 spadella, sì. piena di marmocchi intorno, No, non è che sia piena di marmocchi, perché io li vedo abbastanza grandi, non sono marmocchioni, piccoli. ammau Sono fame. preadolescenti, adolescenti. No, non è perché lei spadella perché mamma ho fame, perché vedo che hanno degli orari un po' diversi. Allora, tipo, lei cucina in grande quantità per poi farle trovare ai ragazzi, no? Magari ognuno viene a un orario diverso e a lei fa piacere che se anche c'è il ragazzo che arriva alle 3 del pomeriggio trova qualcosa da mangiare, per dire, no? Mhm. Poi quante altre Cornelia ci sono? E, ce n'è un'altra, allora, chiaramente non è che sono tutte belle, ok? Perché ce n'è un'altra invece in cui c'è sfiducia verso gli uomini, verso il genere maschile. E non so come dirti, poco credere in se stessa, nelle proprie capacità di potersi mettere in gioco di nuovo, piacere agli uomini, attrarre un uomo. C'è anche quella. Ce n'è un'altra invece, mi fa vedere in cui, non so, va in un contesto lavorativo e accade quello che non è in un certo senso mai accaduto, cioè che riescono a vedere le estreme potenzialità di Cornelia. Cioè la vedono proprio come, non so come dirti, ma un individuo tipo magico, alchemico, trasformatore, cioè che riesce ad accelerare i percorsi appunto di riabilitazione delle persone. Eh, e ce n'è
un'altra di un compagno un po' più giovane, Mhm. ma questo non ha figli invece. Cosa può fare in questa linea temporale Cornelia? Ha già perso una pentola. Può perdere altri oggetti e direzionarsi verso la fiamma? I profumi, per esempio, erano attinenti alla linea temporale in cui stava col ragazzo più giovane. Mm. Mm. Gli occhiali? Sì, è vero, perché ha perso altri oggetti. Allora, gli occhiali, più quando abbiamo detto ehm, della solitudine. Vedo che legge molti libri così perché di fatto esce poco, ehm, eh, più una vita così domestica. Ecco, oltre al lavoro, vita domestica. Ci sono altri oggetti persi in futuro? O anche non ce n'è bisogno? Mm, non lo so, non so perché mi dice una spilla, se per lei può avere un significato, se lei ha un certo tipo di spilla. In che direzione sta andando questa barca? La barca Cornelia, con una polena Cornelia sulla prua. Allora, in questo momento è come se fosse ferma e stesse analizzando tutte le direzioni ed è come se stesse valutando. Adesso voglio prendere la direzione giusta, quella che mi fa stare bene. Mhm. C'è la direzione benessere economico? C'è la direzione benessere economico, ehm, una me la dà per gradi, come una sorta di, boh, chiamale promozioni, mm? Quindi da uno stipendio passa a uno stipendio superiore, e un'altra in cui parte già da uno stipendio superiore a quella a cui è generalmente abituata. C'è la linea temporale fiamma? Eh, sai che questa io la vedo più agganciabile per lei, perché lei è molto predisposta al cuore. Eh, lei si è data molto, no? Emotivamente ai figli, ma vedo che è proprio una persona che è buona, è generosa. Quindi è come se è anche possibile in una linea temporale che la fiamma l'aiuta a migliorare la questione economica. Mhm. Adesso la barca ha capito la direzione? Sono i due obiettivi più importanti. Andiamo lì? Coincidono. Sì, è come se mi dicesse, con una sorta di bandierina che mette davanti alla barca, verità, autenticità. Lei sente molto il bisogno, infatti è tutta bianca questa bandierina e mi scrive in rosso verità e autenticità. Usa gli stessi colori che erano quelli del salvagente, sai il classico bianco con le strisce rosse? Mhm. Me lo usa in questa bandierina qui, perché lei ha proprio bisogno di stare in questo, non nelle bugie. Le bugie sono proprio la sua antitesi, proprio è un qualcosa che no, per lei non è incompatibile con lei. E per capirlo meglio si è trovata un marito Sì. tendente in quella direzione. Un marito e tutta, insomma, la famiglia collegata a lui, che tende verso il Mhm. celare la verità, manipolarla, raccontare bugie che ti fanno sembrare a te che ti stai sbagliando tu. Mhm. Ecco, questi Ci sono inganni. alcuni paesi latini, per esempio l'Argentina, dove la bugia è un mezzo, Cuba Mm, è un mezzo per ottenere obiettivi. La mentira. C'è esatto. un'entità mentale collettiva mentira su questi paesi? È molto forte, molto forte. Sei quasi uno sfigato se non menti, se non inganni la compagna, la moglie. Tutte corna, corna, milioni di corna. L'uomo è più macho se si affida alla mentira e alle corna. Sì.
ma c'è anche da noi, specialmente nel apparire magari ricco, benestante, con certi oggetti di lusso Mhm. E e poi poi mangiare tu, pane e cipolla. sì, sì. Ok, va bene, bimbo matto bombarolo, sempre generoso e mai parco di bombe. Siccome anche a me sta abbastanza sul cazzo la mentira, scusate Mm. l'eufemismo e il francesismo, una bella pioggia su queste entità mentali collettive. Il gioco è mio e io in un mondo di mentira non voglio vivere. E non è un atto di follia, egoismo, chi si crede di essere questo qua. Il mio mondo è solo mio. Il mondo di Monica è solo di Monica. Il mondo di Cornelia è solo di Cornelia. Possono esistere tanti mondi quante sono le persone. Quindi nel mio mondo non ci sono più queste entità mentali collettive, almeno così forti, o almeno incidenti con la mia vita. Se Cornelia vuole diventare bimba matta bombarola, può farlo. Se lo vuoi fare tu, Monica, puoi farlo. E ognuno di noi tre lo farà nel proprio mondo. Alcuni capiranno questa sessione e matteranno i commenti dovuti. Sai che Cornelia ha preso in mano delle bombe e nel momento in cui le lancia e atterrano in un luogo, è come se creassero una nuova situazione e vedo che lei soprattutto lancia delle bombe di verità, chiarezza e di abbondanza, perché lei sa essere questi qui due nodi importanti della sua vita. Quindi ci tiene proprio a generare questo. Vedo questi lanci lunghi di queste bombe che girano ovunque dove lei li lancia. Vedo che li lancia anche sulle scuole, per esempio dei figli. Lancia appunto questa bomba, Mm, per esempio verità, mm. autenticità, sì. Va bene. Allora, il lavoro l'abbiamo visto perché non lo trova, l'abbiamo capito. Quale sarà la direzione che prende? La cosa l'abbiamo vista. Insetto volante strano. 3 anni fa, sì, vede in cucina al mattino un insetto molto strano, molto grande, una grande cavalletta, mantide. In realtà questo coso che vola un po' più lontano poi si gira e ha la faccia umanoide. Mentre lei lo racconta, io capisco che è una fatina. È così? Mm. Sì, sì, avevi visto giusto, era proprio un elementale. Ed era, sì, collegato a questo spazio che lei ha vicino a casa sua, che è adibito alla Orto. coltivazione, ad orto, È appunto. un orto. Sì, ed è come se l'inquilina che stava prima in questa casa avesse instaurato un buon rapporto con gli elementali, della terra e dell'aria. E questo faceva sì che lei riuscisse a rendere, diciamo così, produttivo in questo spazio. È vivo questo elementale? Sì, Chiamalo. Maschio, femmina, nome. diciamo femmina, Mm? poi magari non nel senso in cui intendiamo pienamente noi. Milva, Malva, Milva. Malva. Mm. Anni. 300, Vibrazione. 75. Ragione per cui si è fatta vedere da Cornelia.
volevo suggerirle un approccio, una modalità. Lei si è spaventata molto. Ci spieghi cosa sono gli elementali? Chi è lei? Cos'è lei? Allora, mi fa vedere che è un'entità, in questo caso me la fa vedere della Terra, perché mi fa vedere come se sbucasse così dalla Terra. Se vediamo a questo livello, se poi vediamo ad un livello di consapevolezza superiore, mi porta l'attenzione alla donna che c'era prima in questa casa ed era una sorta di egregora, di forma-mente Mhm. creata da questa donna. Cioè, questa donna eh, aveva uno stretto rapporto ed ha tuttora uno stretto rapporto con la natura, sicché la sua forma mentale, energeticamente, era stata in Mhm. grado di creare questo. Ma Cioè va, la nostra anima, sì, e la nostra mente creano tutte le entità. perché non se n'è andata con quella là, questa forma mentale? Allora, mi fa vedere che ha fatto fare. Allora, no, allora, come se lei si fosse portata via tutto, no? Perché sono sue, personali queste entità. Poi ha Mhm. visto Cornelia che ha provato a coltivare sempre con insuccesso. Mhm. Ed è come se gli avesse inviato questa, che però ovviamente non è compatibile con Cornelia, ok? Questa sua entità personale come suggeritrice Mhm. per coltivare, per avere un approccio diverso all'orto. Ma Cornelia non si è riconosciuta in questo Certo, elementale, non è suo, capisci? va bene, ci vuole dire qualcosa questa malva? Eh, per me va bene se cambi casa. Va bene. Cornelia, dio di questa storia e di questa sessione. Sa già cosa fare, vada in un posto, nell'altro ci lascia quello che le pare. Allora, prima è passata dal parrucchiere, si è cambiata colore di capelli, mm, perché è come se per questa operazione avesse voglia di vedersi diversa, dentro e fuori. Quindi prima di andare al cluster è stato un istante, passa dal parrucchiere, cambia colore di capelli e va al Mhm. cluster. Mm. Al cluster è come se ci fosse tipo il necessaire che utilizza un'infermiera, quindi ma Mhm. forse c'è un'iniezione, uno stetoscopio, mm? Ecco, quell'aspetto di un po' di dedizione e di pietà verso gli altri. E vedo che lo inserisce come in una vecchia valigia del dottore, di quelle di una volta, degli inizi del Novecento, e butta via la valigia nel portale definitivo. Mm. Avatar. E l'avatar me lo mostra in versione contadina con una zappa sulla spalla. Quindi i Anche se contadini sono molto. buoni, lo teniamo. No, anzi era già sbiadita di suo, come se fosse una vecchia foto. Mm. No, butta via anche questo nel portale definitivo. E crea qualcosa, lo lascia qui. Sì, dunque fa come col braccio sinistro, mostra il bicipite sinistro
piegando il braccio, come a mostrare la propria forza, verso il cinema. Ed è come se da questo bicipite nascesse l'ad eternum, e vedo che prima questo ad eternum va a illuminare le sue mani, le va ad energizzare proprio. E poi vedo che l'ad eternum viene collocato sia facendo quasi un passo indietro, dove c'era precedentemente il cluster, che qui, al posto dell'avatar e davanti anche al portale definitivo. Ok, serpentello, uovo di falco e DL. Pietas o pietà livello 2 ci sono? No, li ha spazzati via. Gli impianti? Anzi, mi fa vedere adesso che sta muovendo le sue mani, che finalmente se le sente libere, non sono più legate dietro la schiena. Libera. Gli impianti? Via. Andati via. Malva? Può deciderlo, eh? E non è sua. Non so. È lei che decide, lei è il capo. Sì, potrebbe crearne una sua. Allora, Malva si apre un portale e la si manda dalla sua creatrice. Esatto. Lei non ha bisogno di un elementale per far funzionare l'orto, lei ha bisogno del suo intento. Esatto. Con questo non vuol dire che gli elementali siano cattivi, nemici o che... C'è per esempio un omone alto e grosso che tu conosci molto bene, Sì, che va nei boschi e ogni tanto lascia biscottini, offertine certo. agli elementali del bosco. Fa bene? Mm, Un pazzo? Oddio, no, non mi sembra che loro ne abbiano bisogno, nel senso che potrebbero reperirseli da sé. È più un modo che lui ha per mantenere la connessione, va bene, Mm? Ma perché poi lui se le si sente mangiano connesso. le offerte o vanno alle formiche? No, più che altro vedo che le prendono eh, quasi per ringraziare di questa connessione che è gradita anche da loro. Mm. Quanti sono gli elementali? Quante razze ci sono? Quante tipologie ci sono? Ma io direi quasi infinite, perché è vero che sono legati agli elementi, però per esempio all'interno dell'elemento fuoco ne vedo tantissimi, diversi, Mm. così come per l'acqua, adesso in Nei- questo caso per la terra, Ma nei boschi ci sono acqua, terra, aria, o anche fuoco? anche fuoco, certo. Tutti ci sono nel bosco, sì. Maggioranza di? Ne vedo parecchi di terra, aria, acqua. Nel mare cosa ci sono? Elementali? Sì, anche. Sì. Cioè li vedo sia fra gli scogli sia nei fondali. Va bene. Va bene, nuova vibrazione della grande Cornelia. Riguardo a una cosa che tu hai detto prima, no? Il suo intento a proposito dell'orto e la fiducia nelle sue mani. Ecco, anche proprio la cura della terra, se vuole, ma anche la cura di altro, che sente però come suo, come scelta, le dà molto beneficio, le attenua i dolori. La vibrazione, 205 miliardi. Consapevolezza. 196. PS. 61. Vite. 803. Cervello. 9 e mezzo. Fiamma grezza o fiamma definita? Grezza. Solo effetti su marito nel cinema e figli. E madre. E il marito,
può ancora fare un lavoro molto profondo su se stesso, anche se già lo sta facendo. Mi fa anche proprio vedere il marito quasi che si toglie della polvere dai vestiti. Si rende conto, ecco, di avere ancora del lavoro da fare, di doversi togliere delle cose in eccesso, vecchie. Me lo mostra proprio. Allora, l'amica spagnola è come se si fosse un attimino calmata. La vedo un po' meno protagonista, diciamo così, no? Meno convinta rispetto all'inizio. Ed è come se le dicesse, in fin dei conti sei una delle amiche più profonde, delle amicizie più profonde che io ho. Forse si è anche resa conto che questo fare supponente, io sono la migliore, in questo, almeno in eterico, si è proprio resa conto di essere l'ultima della fila. Sì, Guarda dove è andata Cornelia, fino a dove è arrivata Cornelia. Ha fatto sì. 2 sessioni, ha percorso miliardi di miglia, di chilometri. Quella là in fondo è che si guarda ancora allo specchio se deve mettere gli orecchini gialli o gli orecchini rossi oggi. Ha una prospettiva attuata, ha già cambiato almeno una volta accertata la sua linea temporale. La vuole ancora cambiare? Raddrizzare la rotta della sua barca più e più volte per andare in quel punto preciso e non mi accontento, il massimo, il vero benessere economico, la vera realizzazione sentimentale. Allora, quello che io vedo, lo devo dire, che ha caricato su questa barca i suoi figli, perché è come per lei un elemento necessario di coerenza della sua vita, come se lei non riuscisse in questo momento a slegare la propria vita da quella dei figli e vuole dare una direzione che possa essere benefica per tutti quanti. D'altronde è Cornelia, e cioè lei è proprio, insomma, no? I suoi gioielli sono i figli. Mhm. E per ora va bene così. Anche perché ha ancora bisogno di di dare a questi ragazzi un esempio, dei valori, ecco. E vedo che loro sono molto d'accordo su questa nuova direzione della madre. Lei se ne preoccupa che possa produrre scompiglio e turbamento, e invece come da un punto di vista eterico anche per loro una sorta di alleggerimento. Ok, messaggio finale di Cornelia a se stessa. Finalmente riesco a vedermi bella e donna. Donna, non solo madre, ma padrona di me stessa e della mia vita. La vedo proprio che conduce questa sua propria imbarcazione con i capelli al vento, capelli più chiari rispetto a come ce li ha adesso, visto che era passata dal parrucchiere, con degli occhi molto più lucenti e più lungimiranti, come se sapesse perfettamente la direzione da prendere. Va bene. Quindi a posto. La vedi bene? Sì, mi fa vedere che si rimbocca le maniche proprio. E che sente dentro di sé una forza inusitata, proprio incredibile. Va bene, abbiamo finito.